Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon fine settimana. Vigilia di Inter-Lazio, andiamo quindi a vedere cosa aspettarci dalla sfida di domani, anche con l'ausilio della lavagna tattica e con alcune statistiche, ecco, per capire quali sono i punti di forza e i punti deboli dei nostri avversari, e andremo poi a vedere anche le probabili formazioni che scenderanno in campo domani sera a San Siro. Naturalmente, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo un bel like se vi piace il contenuto del video e l'iscrizione al canale, operazioni davvero molto semplici che però danno un grandissimo supporto al canale. Iniziamo innanzitutto come arriva la Lazio. È una Lazio che non perde da settembre, nelle ultime 5 ha ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi. Spicca sicuramente la vittoria contro la Juventus, naturalmente i pareggi contro Pisa e Torino, tra l'altro contro il Torino arrivato in extremis, sono un po' un neo nell'ultimo periodo di forma della squadra di Maurizio Sarri. È una squadra che nelle prime 6 partite ha subito 7 gol, poi sembra che abbia risolto un po' i problemi difensivi, tant'è vero che nelle ultime 4 non ha subito gol. Però nonostante questo comunque non è una difesa granitica, concedono sempre qualcosina nella speciale classifica degli XGA, ovvero gli XG concessi agli avversari si trovano nei bassi fondi, soltanto Torino, Fiorentina, Cagliari e Cremonese hanno fatto peggio, quindi segno che qualcosina i biancocelesti concederanno sicuramente. Arriviamo anche al punto come giocherà la Lazio, come scende in campo, ecco, la squadra di Maurizio Sarri, un Sarri forse che io definirei un po' 2.0, ecco, rispetto alla prima esperienza biancoceleste o rispetto agli anni di Napoli, e andiamo subito a vedere anche alla lavagna tattica che tipo di Lazio aspettarci, dove l'Inter può mettere in difficoltà i biancocelesti. Il sistema di gioco rimane il 4-3-3 o, come preferiscono dire gli esperti, ecco, 1-4-3-3, visto che ormai il portiere è parte attiva del gioco, è proprio sul portiere, ecco, Sarri preferisce Provedella a Mandas è stato accantonato a differenza di quanto accadeva con Baroni, proprio forse perché, ecco, il portiere ex Spezia riesce comunque ha una migliore abilità quando si tratta di impostare. Questo perché? Perché la Lazio parte con la costruzione dal basso. Come avviene questa costruzione? Perché già arriviamo al primo punto in cui l'Inter potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Sarri. I 2 difensori centrali danno la linea di passaggio al portiere, mentre gli esterni di difesa, i cosiddetti terzini, si alzano e i 2 centrocampisti, quello centrale Cataldi e Guendouzi, si abbassano per dare delle linee di passaggio. In questo modo, ovviamente, è una squadra che parte con la costruzione dal basso, un Inter che quasi sicuramente andrà ancora di pressing alto. Ormai ho il diktat dell'Inter di Chivu, non mi aspetto che domani sera faccia qualcosa di diverso, e quindi sarà importante, ecco, la coppia d'attacco, che dopo andremo a vedere le formazioni, probabilmente ci sarà la Tula dall'inizio, quindi pressing sui centrali, pressing sugli esterni, quindi un Inter che può portare una linea di pressing alta e dovesse chiudere gli sbocchi alla Lazio, quindi dovesse costringere la Lazio a giocare con la palla alta, ecco che potremmo avere il primo punto a nostro favore, un vantaggio. Perché se vediamo le altezze dei calciatori della Lazio, adesso al di là di questa probabile formazione che riporta Romagnoli, che in realtà non dovrebbe essere del match, ma guardiamo le altezze degli attaccanti biancocelesti. Zaccagni, Dia e Isaacsen non sono più bassi dei nostri difensori, quindi costringere, grazie al pressing alto, la Lazio ad alzare il pallone, a costruire alzando la palla, può portarci, ecco, un vantaggio, perché c'è un mismatch dal punto di vista del fisico e dal punto di vista dell'altezza. Come sviluppa il gioco la Lazio? È una squadra che va molto in verticale e che punta anche rapidamente ad arrivare alla conclusione, ad arrivare a far male all'avversario. Tanto è vero che se vediamo i tocchi nel terzo di campo avversario, la Lazio è tra quelle che fa meno tocchi, ecco, in quella situazione. Quindi segno che comunque è una squadra che va molto in verticale, ecco, non fa tanto possesso nella tre quarti avversaria, ma punta ad arrivare rapidamente, come detto, alla conclusione. Come si sviluppa il gioco della Lazio? Occhio principalmente alla corsia sinistra, è quella che sfrutta maggiormente la squadra di Sarri. In che modo? Lo andiamo a vedere subito. C'è il terzino sinistro, che domani dovrebbe essere Marusic, che si alza, e occhio al triangolo Marusic, Basic, Zaccagni, perché c'è un Zaccagni che
è bravo anche ad andare incontro, anche spalle alla porta e a giocare coi compagni, con Basic che è bravo anche ad inserirsi. Ecco, in questa zona di campo troveremo molto spesso queste situazioni, quindi un Marusic che accompagna, Marusic o Pellegrini, poi a seconda delle scelte di Maurizio Sarri, Basic e Zaccagni. Un Zaccagni che può andare incontro e quindi aprire spazi per le avanzate di Basic o di Marusic, o lo stesso Zaccagni che può poi andare comunque a puntare il difensore avversario, con Basic che magari può inserirsi, non escluso che anche Marusic vada un po' più verso il centro se la corsia esterna viene battuta, ecco l'ampiezza viene data da Basic e Zaccagni. Dall'altro lato invece troviamo più esterni che tra virgolette si comportano da esterni veri, Lazzari e Isaksen, ecco magari si punta comunque a far male in queste zone del campo, ma troviamo ecco più sovrapposizioni che questi veri e propri triangoli, perché Guendouzi accompagna l'azione ma non si inserisce come Basic, è un modo diverso di giocare tra le due mezzali, mentre Cataldi rimane un po' più a protezione della linea difensiva. Se a proposito di questi famosi triangoli sulla sinistra, queste sono le posizioni medie della Lazio contro il Cagliari, quindi l'ultima partita giocata, e vedete il 10 Zaccagni, il 26 Basic e il 77 Marusic proprio a creare con un triangolo in questa zona di campo. E notiamo un'altra cosa, ecco, l'8 Guendouzi che rimane più a metà campo, quindi non avanza come Basic, Cataldi come detto il 32 a difesa, che rimane più ecco, a difesa della metà campo e del centrocampo. Notiamo la posizione del 19, la posizione di Dia, è molto più bassa rispetto a quella degli esterni. Perché, sebbene ecco, anche nella partita contro il Cagliari Sarri avesse chiesto a Dia di stazionare un po' più in area, ma per caratteristiche è un calciatore che va molto incontro alla squadra, quindi gioca più verso il centrocampo e fa molto movimento, un calciatore anche alquanto rapido, e qui arriviamo a 2 punti. Fare attenzione agli spazi che apre Dia e agli eventuali inserimenti, per esempio di Basic o dello stesso Zaccagni, e l'altro punto che secondo me è da fare attenzione appunto a questo movimento di Dia, e qui seppur sembra favorito Acerbi, secondo me per caratteristiche dell'avversario molto meglio puntare su Bissek, si darebbe continuità a Bissek da centrale e soprattutto c'è un attaccante più mobile e quindi forse per caratteristiche meglio Bissek. Anche perché qui arriviamo ad un altro punto, ed è la finalizzazione che fa la Lazio, perché la Lazio sfrutta anche le palle alte, a sfruttare la profondità, ecco, più che le palle alte cerca di verticalizzare. Naturalmente contro una squadra brava a sfruttare la profondità io opterei molto più per Bissek piuttosto che per Acerbi. Qual è l'altro modo? Forse quello che viene più sfruttato dalla Lazio per andare a far male agli avversari, quindi per andare a finalizzare. Come detto, si sfruttano molto le corsie esterne e molto spesso cosa accade? Che si punta all'avversario nell'1 contro 1 e poi si va con un cross molto spesso basso a sfruttare gli inserimenti. Quindi se c'è Zaccagni magari in questa posizione, e occhio a questi 1 contro 1 perché sia Zaccagni che Isaksen sono bravi in queste situazioni, si va a sfruttare l'1 contro 1 e poi magari con un cross o per Dia, che naturalmente è l'attaccante e lo troviamo stabilmente in area, per Basic che come detto si inserisce, occhio anche ai tagli sull'altra corsia, con per esempio in questo caso c'è Isaksen, ma anche in situazione opposta, quindi azione sviluppata da questo lato, cross al centro appunto con Isaksen, può essere Zaccagni insomma a concludere l'azione. Attenzione ad un'altra situazione, ed è quando puntano gli esterni, si accentrano e calciano. Sia Isaksen che Zaccagni hanno un buon tiro da fuori, quindi fare attenzione a questa situazione. Come detto, quindi è una squadra che sfrutta le corsie esterne e sfrutta molto il triangolo sulla sinistra, quindi sarà fondamentale il lavoro naturalmente del quinto della mezzala, quindi Dumfries, Barella, Akanji dovranno fare particolare attenzione in questa zona di campo. Raramente vanno al cross alto, ecco, anche perché comunque, soprattutto con Dia, non hanno grande altezza nell'area di rigore avversaria. Attenzione, come detto, ai tiri da fuori. Guendouzi, che non si spinge dentro come Basic, però comunque accompagna l'azione, può essere un altro punto a cui fare attenzione quando accompagna, ecco, sulla tre quarti avversaria. Arriviamo anche alla fase di non possesso della Lazio, perché è una Lazio che non fa tanto pressing, non è una squadra che va ad aggredire uomo su uomo, però è una squadra che sa gestire i momenti, dove alzare il pressing, dove abbassarlo, dove essere più attendista,
Ecco, sulla prima costruzione io mi aspetto che la Lazio vada a schermare la costruzione dei nostri centrali, quindi per cercare di metterci un po' in difficoltà. Poi in generale non è un pressing altissimo, anzi diciamo che in fase di non possesso la Lazio si predispone anche spesso con un 4-5-1 o 4-1-4-1, con gli esterni che si abbassano e Cataldi che rimane sempre un po' più staccato rispetto agli altri centrocampisti. Oppure l'altra situazione che troveremo, e secondo me la troveremo spesso, è una situazione di 4-4-2 non possesso, con Guendouzi, uno delle due mezzali, spesso Guendouzi, che si alza a fare un po' ecco, un primo pressing, un accenno di pressing, a dare al disturbo della manovra avversaria accanto a Dia. Guendouzi potrebbe andare su Çalhanoğlu e quindi ecco cercare di schermare la nostra fonte di gioco. Secondo me, come detto, ecco, in determinate situazioni, quando si crea la possibilità di sottrarre il pallone agli avversari, appunto, potrebbero alzare il pressing e quindi occhio che in determinate circostanze potrebbe alzarsi anche l'altra mezzala e con gli esterni che appunto potrebbero andare sui nostri quinti, ecco, per magari quando ci sono situazioni particolari dove magari il possesso non è pulitissimo, ecco, potrebbero cercare di recuperare palla in quella zona del campo. In fase di non possesso la Lazio presenta però un punto debole ed è lo spazio che lascia tra difesa e centrocampo. Ecco, molto spesso non sono strette le linee e quindi noi dovremo andare a sfruttare questa zona di campo. Come potremmo sfruttarla? Innanzitutto con Sucic che sarà ancora la mezzala sinistra ed è bravissimo ad avanzare, ad andare a sfruttare quella zona. Ecco, Sucic è secondo me una mezzala ideale, non è un calciatore molto simile a Mkhitaryan, però riesce ad abbinare entrambe le fasi ed è bravissimo quando deve andare a dare apporto alla manovra, quindi sicuramente Sucic. Poi coppia d'attacco Thuram-Lautaro, spesso è Lautaro che va a fare il lavoro di raccordo, anche se secondo me in alcune situazioni comunque si scambieranno come al solito, ma se appunto ecco Lautaro va a fare il lavoro di raccordo e Thuram va a sfruttare la profondità, in questa zona di campo si può cercare di far male all'avversario, quindi anche verticalizzare rapidamente, non lanci, verticalizzazioni parliamo, arrivare in questa zona e poi magari ecco sviluppare anche poi sfruttando le corsie esterne come abbiamo visto spesso fare alla nostra Inter. Arriviamo agli ultimi due punti dell'analisi della Lazio, sono le transizioni. In transizione negativa, quindi quando la Lazio perde palla, dipende da dove viene persa. Se la perdono in questa zona di campo e allora provano ad aggredire rapidamente, dal centrocampo in giù provano a risistemarsi, quindi per lasciare meno spazi, mentre in transizione positiva dipende, ecco, una squadra che sa leggere bene il gioco, quindi a seconda anche delle posizioni dell'avversario punteranno a verticalizzare rapidamente oppure appunto a consolidare il possesso. Arriviamo anche alle probabili formazioni, partiamo da quella laziale visto che abbiamo già accennato gran parte, Provedel, Lazzari, Ghila, Provsgaard e Marusic, anche se io non escluderei anche l'eventualità di vedere Marusic a destra e Pellegrini a sinistra, proprio perché sulla sinistra la Lazio spinge tanto magari sulla destra potrebbe essere un po' più attendista, ecco, e contenere quella che è invece la corsia forte dell'Inter con Sucic, Di Marco e Bastoni. Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Dia e Zaccagni a formare l'attacco. Arriviamo anche alla formazione della nostra Inter, appunto Sommer tra i pali, Akanji, Acerbi, Bastoni. Come detto, io schiererei più Bissek per le caratteristiche dell'avversario. Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic e Di Marco, quindi linea di metacampo confermatissima quella titolare, ad eccezione naturalmente di Sucic al posto dell'infortunato Mkhitaryan. Torna finalmente la Tula, Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Thuram probabilmente non giocherà tutti i 90 minuti, poi a seconda ecco, dello sviluppo del match, della situazione di punteggio, probabilmente subentrerà Bonny o Pio Esposito. Per la partita, secondo me, Bonny potrebbe essere ecco, un buon innesto anche a partita in corso. Detto questo, naturalmente è un Inter che parte con i favori del pronostico, ma è una partita a cui fare particolare attenzione. Arriva un avversario comunque forte che soprattutto a inizio campionato ha avuto delle difficoltà, però un avversario sicuramente di grande qualità e quindi sarà un altro banco di prova per la nostra Inter che sicuramente dovrà far attenzione a quei cali di tensione che si sono visti forse nelle ultime due partite, però naturalmente quando di fronte l'avversario si chiama Lazio e non Kairat, con tutto il rispetto, ovviamente
il rischio dei cali di tensione è sicuramente inferiore. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti cosa vi aspettate da Inter-Lazio, secondo voi a quale calciatore far particolarmente attenzione, chi potrebbe essere il calciatore decisivo. Insomma, come al solito, sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci ed io vi saluto, come sempre, con un gran bel Forza Inter!